Buongiorno a tutti e benvenuti nuovamente a questo nostro incontro. Sono ben cosciente che di tarocchi, diciamo che ne hanno parlato cani e porci, se vogliamo, cioè tutti, cioè non c'è nessuno che non abbia parlato dei tarocchi, ognuno a modo suo, ognuno come vuole. Quindi mi rendo conto che magari potreste dire ma io conosco già questa cosa, conosco già cosa sta dicendo, ho già studiato i tarocchi, ho letto i libri sui tarocchi, conosco le possibilità della magia, dell'alchimia dei tarocchi e cose varie. Bene, e se pensate questo vi prego di fermarvi perché non, cioè, di sicuro non sapete di cosa devo parlare, anche perché ho deciso di parlare di qualcosa di differente, proprio per evitare che ci siano sempre gli stessi, no, la stessa minestra, voglio dire, bisogna andare a vedere qualcosa di differente, altrimenti mi rendo conto che si diventa molto ripetitivi, si dà la stessa cosa che si può trovare su ogni sito, su ogni cosa. Spero che si senta bene e penso di poter continuare, e quindi se non ho dei blocchi, in pratica, se posso continuare io continuo, se per caso non si sente bene mi devo fermare. Però penso che si sente bene perché non mi è stato detto nulla e quindi presumo che si senta bene. Allora, i tarocchi. Diciamo che i tarocchi solitamente sono classificati sempre in maniera molto psichica, cioè diciamo sono classificati sempre in maniera simbolica, in una maniera che ha a che fare con più l'interpretazione delle persone che la realtà dei tarocchi stessi. Cioè, in pratica andiamo a prendere vari libri sui tarocchi e vediamo che c'è chi dice che i tarocchi rappresentano l'inconscio umano, c'è chi dice che i tarocchi sono collegati alla magia di un certo tipo, c'è chi dice che i tarocchi sono legati all'alchimia di un certo tipo, ma nessuno ci dice, per esempio, come sono nati i loro vari significati, le simbologie dei tarocchi stessi. Bene, questa a parte che dice domani sarà fatta una presentazione sui tarocchi stessi, quindi potrete sentirla sia qui su YouTube sia sul sito www.academy.mra.com, quindi sarà fatto anche su Facebook quindi una trasmissione che spiegherà. Ma nessuno, dicevo, va ad andare a fondo nella simbologia dei tarocchi. Per esempio, prendiamo il mago, il cosiddetto mago, no? Nel mago tutti hanno visto il giocoliere, il bagatto, cioè quello che normalmente accadeva nell'epoca medievale, anche prima, che era un signore, una persona che era brava a livello di prestigitazione e quindi aveva la capacità, no, di fare le cose di prestigitazione. Però andando avanti si è pensato, sì, non è soltanto un mago a livello di prestigitazione, ma bensì è anche, rappresenta, essendo con le braccia, uno in alto, uno in basso, la lettera A, l'alfa ebraica, rappresenta avendo sul tavolo, no, il denaro, avendo sul tavolo la spada, avendo sul tavolo la bacchetta e la coppa, sta a significare i quattro elementi. In più, avendo il cappello in alcune forme, a forma di 8, indica l'infinito. E prima c'è il matto che sta a indicare questo, questo e questo. Allora, cioè, sono stati molto umanizzati. Non si è vista la parte ciclica che ha a che fare con la parte stellare dei tarocchi e qui ne andiamo a parlare, cioè quello che andremo anche a fare per quanto riguarda il prossimo corso dei tarocchi, quindi andremo a studiare e andare a fondo per quanto riguarda appunto la parte dei tarocchi che è legata alle varie stelle, quindi da dove eventualmente essi sono venuti, no? Tutti si sono sempre chiesti questi simboli di questi personaggi da dove derivano.
derivano sempre dai disegni stellari, che attualmente poi nel tempo sono stati trasmutati, sono stati mutati a secondo le epoche e i periodi. Ma se non ci sono queste cose, se non si capiscono queste cose, non si ha la chiave dei tarocchi, perché si girerà in un mare magnum di interpretazioni, da interpretazioni junghiane a interpretazioni esoteriche, a interpretazioni che hanno a che fare con, che ne so, con la demonologia, a interpretazioni che hanno a che fare legandoli con altre situazioni, insomma tante cose che non è che abbiano, sì, possono avere senso fino a un certo punto, però non ci dicono da dove i tarocchi vengono e cosa ci vogliono dire. Innanzitutto i tarocchi sono delle immagini. Se in pratica non si capisce questo, che sono delle immagini, non si capisce come possono derivare. Le immagini gli esseri umani le hanno viste dall'inizio della loro civiltà nella loro testa, ma anche li hanno visti proiettati all'esterno. Poi si sono proiettati all'esterno nella vita come professioni. Come dicevo prima, il mago era il giocoliere, ma il mago può essere qualsiasi giocoliere, un mago può essere anche un fabbro, può essere anche un falegname, perché da un pezzo di legno ti fa venire fuori una scultura straordinaria, quindi è un mago, dice, mamma mia, c'è dalle mani, proprio, sono magiche, ok? Può essere un cuoco, un mago, può essere uno scrittore, quindi tutto ciò che un mago è qualcosa che qualcuno che fa apparire qualcosa di lo muta. Solitamente, per esempio, la carta del matto venne generata da effettivamente le persone che erano colte da attacchi epilettici oppure che non ragionavano a secondo i tempi e a secondo le idee dei tempi. Solitamente se qualcuno non ragiona secondo i tempi e le idee in cui si trova viene chiamato che è matto, ma che sta dicendo? E così per esempio la temperanza che è l'angelo, no? Che versa un liquido da una anfora a un'altra anfora, che cos'è? No? È legato a ciò che è la trasmutazione o il versare qualcosa, oppure le stelle, no? Che è molto legato, si dice, all'acquario, e quindi questa donna nuda che versa una brocca, e così la morte, e così la torre cadente, quindi tutte queste cose qua sono state viste nella materia. Quindi chi non ha visto anche in un film una torre diroccata, una casa diroccata, attenzione, viene chiamata anche la casa di Dio, quindi la casa diroccata o presa dal fulmine, che non è che per forza è un fulmine che deve colpirla, significa anche, può essere anche, scusate parlo un po' male perché ho una ferita nel labbro, quindi se mi vedete che muovo come un cane il labbro è perché veramente mi fa male, però ho voluto fare la trasmissione ugualmente, quindi magari ci chiedo perdono per questa cosa qua. Ho avuto un urto e ho una ferita aperta dentro il labbro, quindi abbiate pazienza. Poi essendo parte umida ci vuole il tempo che ci vuole. Quindi, come dicevo, quindi non immaginate la casa colpita dal fulmine che è una casa colpita dal fulmine. Cioè, può succedere anche che in una casa sono tutti felici, tutti contenti, eccetera, eccetera, e accade una disgrazia, muore il capofamiglia e quelli vanno a catafascio, se è l'unico che lavora, muore la madre e quelli vanno a catafascio, quindi muore un figlio, succede qualsiasi cosa, no? E quindi vedete che si allargano i significati. E questo è stato notato. La ruota della fortuna, che possiamo vedere che è un circolo, no? Che gira, e quindi indica che la vita è così, cioè le cose che accadono un po' sono buone, un po' sono brutte, quindi, ma non solo, questo fu notato anche, per esempio c'è la ruota karmica, no? Per esempio i buddisti girano la ruota per far girare il karma, ma c'era anche la tortura della ruota, e la ruota indica anche qualcosa che si muove, quindi che fa muovere, e molto spesso le persone pensano alla ruota della fortuna solamente come un cambio di fortuna, ma in realtà anche movimento. Quindi venne notata anche questa cosa, ma è anche nel cielo. Quindi tutte le immagini che sono state messe in queste 22 immagini, più altre immagini che si conoscono poco, che sono quelle degli arcani minori,
che hanno un significato che va a toccare e a mettere in movimento la vita classica, mentre i 22 sono chiamati arcani maggiori perché rappresentano i fondamentali della vita, il fondamento della vita, la potenza della vita, così come si manifesterà sempre. Le carte di corte, ossia re, regina, principe, principessa, e le carte, qui mi dice, sì, ok, e le carte 1, 2, 3, 4 così rappresentano, ci sono delle immagini, quindi non immaginate che sono soltanto uno e basta numerare, due e basta numerare, perché hanno delle immagini, perché tutto è immagine, tanto che gli antichi proiettavano nel cielo le immagini, ma più che proiettare le percepivano, perché ogni immagine che è nel cielo va direttamente a modificarsi, essendo archetipo, sulla terra e quindi a generare delle azioni, a generare le vite, a generare le possibilità di vita, a generare ciò che è magia e alchimia. Ecco anche la conoscenza dei tarocchi per quanto riguarda la magia e l'alchimia, perché in quel momento, se io so le immagini legate a certe situazioni che avvengono nella vita, le posso anche usare diversamente per poter stimolare certe situazioni. Cioè non è detto che tutto sia sempre solamente passivo, ma c'è anche attivo. Quindi queste immagini, questi tarocchi, non solo come immagini, ma anche come diciamo numero e anche come dei vettori energetici che poi andremo a vedere, vanno ad avere altri significati. Cioè se noi vediamo che c'è una figura posta in una particolare posizione, lì c'è anche un significato di vettore di energia o di tensioni di energia che devono essere viste, che riguardano le polarità. Solitamente si parla di 4 polarità, tutti sanno che c'è positivo e negativo, nord e sud, ma qui si parla di 4 polarità, anche perché le direzioni sono 4, quindi poi c'è alto e basso, ma le direzioni principali dell'essere umano sono 4 e poi si giunge all'alto e il basso che diventa 6. E questo è mostrato anche nelle carte, quando, quindi nei tarocchi, quando si va a vedere la carta numero 6. Ok? Quindi ora non vado molto a fondo, sentirete la spiegazione domani del nuovo corso che prenderà piede e quindi andrete a capire molto di queste cose. Tenete presente quindi che cielo, ossia immagini celesti, immagini celesti che sono la rappresentazione, l'apparizione delle forze dell'iperuranio che sono al di là della comprensione dell'essere umano, che si manifestano nei cicli stellari, celesti e planetari e che appaiono sulla Terra come azioni umane di posti, nazioni, culture, società, mode, eccetera. Quindi andremo a capire che in questa maniera noi possiamo vedere cosa sta accadendo, ma anche spingere affinché potesse accadere, ma non solo, capire il gioco dei cosiddetti dei. Quindi cosa sono i tarocchi? Gli dei. L'apparizione degli dei sulla terra, come si muovono, quindi tutte le loro possibili manipolazioni o posizioni ci vanno a indicare le varie possibilità e rappresentazioni degli dei. Facciamo un esempio. Noi andiamo a leggere, per esempio, adesso la vado ad aprire, un attimo che vi faccio un piccolo esempio. Allora, andiamo a prendere una favola o diciamo che era per quanto riguarda, ecco qua, per quanto riguarda qualche cosa, ecco qua, il combattimento, qui abbiamo il combattimento di Ercole, ecco qui, Centauro, andiamo a prendere qualcosa che tutti conoscono perché non voglio che magari leggo qualcosa che non è comprensibile, che non tutti sanno, perché la mitologia non è più come prima. Ecco qua, c'è la gente in pratica non ci pensa. Per esempio Europa, guardate caso,
Giove, innamoratosi d'Europa, figlia d'Agenore, re della Fenicia, ordinò a Mercurio di invitarla ad andare a passeggiare sulla riva del mare. Ove questo dio, essendosi metamorfizzato in bianco toro, la pose sul suo dorso, attraversò il mare a nuoto e depose Europa sull'isola di Creta. Dal commercio che ebbe con Giove nacquero Minosse, Radamanto e Sarpedone. E quindi noi abbiamo questa storia d'Europa. Quindi come possiamo capirla? Che cosa è accaduto? Beh, questa ci viene rappresentata, così come tutte le storie che noi troveremo nella mitologia e quindi nelle stelle, sta a indicare che Giove, cioè ossia, e quindi andiamo a prendere la carta, no? Andiamo a prendere la cosiddetta carta gioviana, una delle carte gioviane che solitamente è data una dalla ruota della fortuna, no? Quindi andiamo a prendere questa carta che solitamente è legata a questa cosa, per fermarci solo a una, ma c'è anche sotto altra chiave c'è anche l'imperatore, sotto altra chiave c'è anche la carta della temperanza, ma noi andiamo un attimo a prendere questa carta della ruota della fortuna. Che fa? Si innamora d'Europa. Chi è Europa? Europa è una figlia di un re. Nelle carte la figlia di un re solitamente è la principessa ed è il re della Fenicia. Re, quindi abbiamo Giove, ruota della fortuna, Europa, principessa, ma è della Fenicia, quindi scura di capelli, quindi abbiamo una principessa di denari e poi abbiamo un re di denari, suo padre. Ordina a Mercurio, quindi la carta del mago, di invitarla ad andare a passeggiare sulla riva del mare e quindi la carta che corrisponde all'impiccato. E quindi cosa accade? Ora poi ve lo spiego, quindi è tutto nel cielo, ove questo dio, essendosi metamorfizzato in bianco toro, cioè Giove, e quindi qui lo vediamo come toro, e andiamo alla carta del Papa, se la pose Europa sul suo dorso, quindi questa ragazza, e attraversò il mare a nuoto, quindi la parte che corrisponde all'impiccato. Depose Europa sull'isola di Creta e nell'istante lei rimase incinta perché era sul dorso, la posò sull'isola di Creta. Creta è la rappresentazione del mondo materiale, quindi il mondo, la carta numero del mondo, e quindi da qui ebbe 3 figli, Minosse, Radamante e Serpedone. Infatti dal mondo, cioè da Malkuth, la parte finale, ci sono 3 vie che corrispondono e che collegate alle carte, quindi anche all'albero antico cabalistico, che una va da una parte, Minosse, l'altro va in centro, Radamanto, l'altro va dall'altra parte, Sarpedone, 3 sole vie. E quindi noi abbiamo la descrizione di un periodo che accadde nell'antichità, andando a vedere quando Giove era in una certa posizione con il re della Fenicia, ossia i re corrispondono a Orione, ma alcuni ad Orione, ma anche a Cefeo. Quindi quando Giove era dentro, diciamo, passando dalla costellazione di Cefeo, che cosa successe? Successe che in pratica Mercurio, ossia un gruppo di persone, un gruppo di sacerdoti, una civiltà, si spostò attraverso il mare, arrivò da un posto lontano, prima arrivò su Creta e poi arrivò in Italia e quindi ovunque e quindi da lì nacque Europa, di cui ci furono 3 razze principali e quindi che una era, qui dicono le razze, quindi abbiamo un'immagine sia storica di questa cosa, quindi gli antichi quando ci davano le immagini ci mostravano, quando ci parlavano di queste cose, cioè quindi a livello di storie, no? Di fiabe e di mitologia ci dicevano anche i periodi storici. Andando a vedere quando Giove passava direttamente era in contatto con la costellazione di Cefeo, si va a capire di quando si parla. Ma non solo, questo qui è anche nelle carte.
e anche nelle carte. Quindi abbiamo la ruota della fortuna, il movimento, il cambiamento, infatti era tutto fermo. Giove la prende questa bellissima ragazza e la mette sul dorso, quindi abbiamo ruota della fortuna, principessa, re, Mercurio, quindi il mago e poi il papa. E poi abbiamo le ultime tre carte che sono tre maschi, abbiamo gli altri tre principi delle altre carte, ne abbiamo rappresentati tutti. Ora non vado a dire che cosa significa, ma significa la stessa cosa, proprio diciamo velocemente. C'era necessità di un cambiamento, ruota della fortuna. Allora questo cambiamento prese la parte migliore della civiltà e più giovane, la principessa, con il permesso eccetera, eccetera, del re, ossia della parte più anziana che rimase. Tutto questo cosa fece? Fece in maniera che la parte migliore di un certo popolo, di un certo gruppo, Mercurio, parte intellettuale, si spostò attraverso il mare, quindi la carta dell'impiccato, soffrendo, cioè quindi avendo anche disagi di movimento, passando attraverso il mare, per arrivare fino a Creta. Creta, sapete, è un'isola insomma greca, no? E quindi da lì ci dice già dove nacque, infatti è vero, andiamo a vedere, no? La civiltà si è spostata così. E da lì nacquero, questo popolo si divise in tre, e da lì nacquero le altre cose. Quindi come vedete, no? Questi personaggi portavano come simbolo il toro, e guarda caso a Creta c'era il Minotauro. A Creta c'era, se andate a vedere in internet, c'era la religione del toro. Era quindi il periodo, ce lo dice anche, epoca del toro, millenni fa. Tauridi, quindi vengono dalla Tauride. Da dove venivano questi? Dal Caucaso, dalla Tauride, quindi ci dice anche quello, e sono quelli che hanno fatto l'Europa, eccetera, eccetera, no? E quindi è già anche lì nelle carte, ci dice già il movimento. Quindi notate come le carte sono legate ai cicli stellari che hanno emanato le azioni delle persone, che sono state messe nelle carte, nei tarocchi, e che quindi ci mostrano anche la storia. Ma è chiaro che se viene a noi una lettura simile, sta a significare un cambiamento epocale simile, che magari noi ci spostiamo per... Ma questo per mostrarvi che le carte non sono solamente quello che avete letto, non sono solamente delle cose, ma sono tutto, cioè sono rappresentate tutte le cose. Io posso prendere qualsiasi storia mitologica o qualsiasi cosa e metterla direttamente e vedere che ha le stesse significanze, e le troviamo nelle carte, le troviamo rappresentati là. In questi 78 cartoncini noi troviamo direttamente tutta la spiegazione, che poi troviamo direttamente anche nel cielo. Tutte le carte sono rappresentate nel cielo e quindi nelle varie costellazioni. Noi andremo a vedere le possibilità in cui sono legati a livello di costellazioni, stelle, pianeti e cose varie, e quindi capiremo quando una carta è più attiva di un'altra. Capiremo quando una carta è più forte di un'altra, quando c'è l'influenza giusta che va direttamente che può essere presa o aiutata. Questo è molto importante, perché la maggior parte delle persone che parla di tarocchi, ripeto, ne parla in maniera molto legata più che altro alla conoscenza personale del periodo. Perché noi leggiamo il libro di Wirth, Oswald Wirth, e parla di una conoscenza che è legata all'ordine di cui faceva parte nell'Ottocento. Se leggiamo il libro di Papus fa la stessa cosa, se leggiamo Crowley parla di conoscenze che riguardano la Golden Dawn e l'OTO, se leggiamo tutta questa gente sono legati a quel tipologia di conoscenza. Io la svincolo da questa cosa qua, la svincolo completamente, e svincolandola do la vera interpretazione. Voglio donare, ma anche qui lo dico, è completamente stellare, è completamente ciclica. Ci sono rappresentati tutti i cicli, tutti i movimenti,
ci sono rappresentati tutti i periodi storici, diventa facile, ci sono rappresentati tutte le nostre situazioni. Quindi ciò che noi abbiamo, quando abbiamo in mano le cosiddette tarocche, noi abbiamo in mano il cielo, abbiamo in mano le immagini stellari e quindi le immagini corrispondenti agli archetipi che sono rappresentati in cielo e che li vediamo, noi ce l'abbiamo in mano e quando escono sappiamo che archetipi si stanno muovendo. E come possiamo sapere i periodi in cui accade? Andando a vedere quando quell'immagine del cielo si sta manifestando. Quindi se mi viene l'immagine del toro, la Tauride o una carta che rappresenta il toro, il Papa per esempio, no? Che è proprio sotto il toro, no? A livello di una tipologia di interpretazione, no? Eccetera, eccetera. No? Se mi esce questa cosa qua, oppure mi esce l'imperatrice che è molto venusina, no? Io posso sapere che questo periodo può accadere o è accaduto in cui le stelle tauridi oppure dei pianeti molto forti legati alla costellazione del toro si stanno muovendo, quindi posso prevedere anche i periodi. E questo lo possiamo vedere anche con la pandemia di adesso, è tutto chiaramente descrittivo e descritto, quindi in mano c'è l'universo, no? L'universo che conosco. Tra l'altro le immagini non immaginate che sono solamente delle piccole porzioni, perché si allargano o si restringono e lì entriamo in un'altra scienza. E non immaginate che tutte quelle immagini che vedete in cielo, cioè le costellazioni, sono tutte. No. Le originali costellazioni erano 48, attualmente sono 88, ma sono le costellazioni conosciute da tutti. Esistono dei legami e dei legamenti di altre stelle che sono conosciuti da pochissimi, proprio pochi, si contano sulle dita di una mano, e che rappresentano cose molto profonde, no? Che c'è anche scritto nei vari testi originali ermetici, cioè non tutti le immagini sono conosciute e ci sono i saggi che conoscono altre disposizioni immaginali, quindi si chiamano gli archetipi nascosti e questi li possiamo trovare e vedere nelle carte dei tarocchi a secondo certe disposizioni che esse ci mostrano, no? In certe disposizioni che non sono conosciute, che non troverete nei vari libri. Andate a leggere i vari libri, non le troverete, cioè, quindi entrate in una, ripeto, attualmente i tarocchi sono diventati come il mercato del pesce, tutti parlano di tarocchi, no? Ricordo che tanti anni fa, ma tanti, io lavoravo per una casa editrice a Milano e si pensava che cosa si doveva pubblicare. E mi ricordo che l'editore disse, bah, facciamo una cosa, chiamo una, di cognome iniziava con la T, che ha scritto un libro di tarocchi importante all'epoca, non posso dire altro, e ti senti, facciamo una cosa. Ah, ma hai scritto dei tarocchi? No. Dico, fai una cosa, dai, leggi qualcosa, fammi un libro sui tarocchi, su. Va bene. E questa T fece un libro sui tarocchi, all'epoca ce n'erano pochissimi e vendette un sacco di cose, ma non ne sapeva nulla, si mise a leggere questo e mettendo un po', no? Quando uno mette dietro la bibliografia, uno dice no, uno pensa che quando uno mette dietro la bibliografia è una cosa positiva, ma non è positiva, perché la bibliografia significa che io ho letto 10-20 libri, ho preso da lì e l'ho messo qua, ma non c'è niente del mio sacco. Quando non c'è bibliografia e c'è qualcosa di nuovo, quella è vera conoscenza. Quindi quando leggete, infatti in questo libro, come in tutti, bibliografia, libri consultati, grazie. Anch'io sono capace, voglio scrivere un libro, che ne so, attenzione, non ne so nulla, sull'antropologia culturale degli eschimesi. Bene, che faccio? Adesso domani mi metto, leggo il primo, il secondo, il terzo libro e faccio un bel libro. L'antropologia culturale degli eschimesi, così. È un copiare, rimettere, un copiare, rimettere. Bene, i tarocchi hanno fatto la stessa cosa, così come l'astrologia, che ormai è tutto in mano ai pappagalli, no? Io li chiamo i pappagalli. Quindi, i libri di tarocchi sono una cosa diversa. Libri veramente originali sui tarocchi non ce n'è. Anche perché la vera conoscenza è sempre stata nascosta. La vera conoscenza, per conoscerla, devi conoscere tante cose.
Non basta prendere un mazzetto di carta in mano, devi capire da dove viene, perché è così, chi l'ha disegnato così, che cosa significava, la simbologia alchemica, e ora arriviamo lì, ora abbiamo parlato di quella più magica, la simbologia magica, alchemica, a che mitologie legate, che cosa indicava, perché quei colori, perché in quelle posizioni, perché c'è lì e non è lì, perché è stato disposto così e non prima, perché ci deve essere prima il matto dal mago. Chi ha detto che il matto è il numero 0? Chi ha detto che il mago è il numero 1, la papessa è il numero 2? Ci sono state delle persone che secondo la loro scuola esoterica hanno messo questi numeri, ma in realtà i tarocchi, rappresentando l'universo, non hanno numeri, che sono un cerchio, il cerchio non ha numeri. Noi l'abbiamo fatto, ma non ce l'hanno. E qui è un altro problema, perché in pratica non lo dice quasi nessuno. Quindi entriamo in un campo molto particolare, che entriamo nei numeri. I tarocchi sono anche numeri, significa che una carta più un'altra rappresenta un numero di 2 cifre, di 3 cifre, di 4 cifre, può rappresentare delle lettere, può rappresentare dei colori, dei suoni, quindi nei tarocchi abbiamo la capacità anche alchemica, può rappresentare delle piante, può rappresentare delle pietre, ecco anche la parte alchemica dei tarocchi, in cui ci descrivono come poter alchemicamente lavorare per raggiungere l'oro divino. Quindi qui entriamo nei tarocchi a livelli non da zingara che ci fa le carte, no, per carità, se ci dice le cose giuste, ok, ma non siamo lì, siamo a conoscere i tarocchi veramente da dove sorgono. Dobbiamo conoscerli i tarocchi da dove sorgono, dobbiamo conoscere cosa sono, perché noi abbiamo a che fare tutti i giorni con i tarocchi. Tutte le immagini che noi incontriamo sono i tarocchi, incontriamo una macchina e quello è il carro, oppure un carro funebre o un camion, e incontriamo una persona molto importante altolocata maschio, un politico, quello è un imperatore, incontriamo un prete, quello è il sacerdote, incontriamo uno che fa spettacoli e quello è il mago, incontriamo una persona, un poeta meraviglioso, un artista e quello è il matto, incontriamo una bellissima ragazza che ci fa girare la testa e quella è l'imperatrice, incontriamo chi ci dà un aiuto, una mano come dal cielo, la mano dal cielo e quelle sono le stelle, incontriamo un problema in famiglia, la casa di Dio, incontriamo degli amici che muoiono, situazioni quella è la morte, ci sono delle sofferenze, malattie, quello è l'impiccato, e ci sono rovesci di fortuna o movimenti o spostamenti da ruota della fortuna. Incontriamo la malignità e la sessualità, oppure e lì abbiamo c'è il diavolo che ha diverse cose, incontriamo le cose nascoste, incontriamo i segreti, incontriamo la luna ed è nel cielo, vediamo il sole ed è nel cielo, vediamo le stelle e sono nel cielo, c'è il vento e c'è la carta dello spirito, c'è un terremoto ed è la carta del mondo. E allora devo continuare. C'è l'innamorato, nell'amore non sappiamo chi amare, come amare, quando amare, c'è le scelte, ma non solo di persone, di cose, ed è l'innamorato. E dobbiamo agire con capacità, forza, con intelligenza, ma con molto coraggio, e c'è la forza, quella capacità, ma caspita, quello è bravo, quello lì si sa, quella è la forza. Abbiamo a che fare con la giustizia, e c'è la giustizia. Allora, e poi tralascio le altre carte, le persone che si incontrano, quelle minime, vi ho detto quelle grandi. Allora, abbiamo a che fare tutti i giorni con i tarocchi. Anche adesso che sto parlando, io sto facendo quello che il lavoro del mago sta parlando. Quindi anche alchemicamente è la stessa cosa. Se una carta ha una particolare rappresentazione di immagine, rappresenta anche alcune piante. Abbiamo l'imperatrice che rappresenta la verbena, perché? Perché indica una bella donna che fiorisce, molto bella, eccetera, eccetera, e quindi tutto ciò che è bello, quindi le rose, la cosa bella, la verbena che rappresenta Venere. E così con Marte abbiamo il peperoncino, oppure abbiamo il sangue, oppure abbiamo il rubino, eccetera, eccetera, abbiamo la sessualità, e così con ogni cosa. Quindi abbiamo in mano uno strumento di conoscenza infinita, tant'è vero che una cosa giusta perlomeno Eliphas Levi la disse una persona può essere senza libri, ma conoscere bene i significati dei tarocchi, essere chiuso in una gabbia, ma se sa bene i significati dei tarocchi li mette, impara tutte le scienze possibili, matematica, chimica, biologia,
astrologia, aritmetica, fisica, tutto, perché tutti i simboli e tutti i significati convergono là. Ma il problema è andarli a capire. Ma la gente, quando andate a leggere queste cose dei tarocchi, vi dice cose a testa loro. Sì, il mago ora rappresenta l'interiore della persona. Mm, sì, qualcosa, ma non è la verità. Ripeto, i tarocchi sono come il mercato del pesce. C'è chi dice il mio pesce costa, è migliore, costa quello, il mio pesce costa quello. Quindi noi andremo a vedere questo, ma non parlo solo di fare corsi, cose varie, questo volevo darvi un'idea, quindi se siete interessati domani c'è tra l'altro una presentazione sui tarocchi, quindi domani, quindi se siete interessati di questo accademymra.com oppure info@accademymra.com. Ma i tarocchi non vedeteli più con sufficienza, perché come ogni immagine degli esseri umani, cioè nei tarocchi c'è tutto, c'è anche la Croce Rossa, c'è l'immagine della Croce Rossa, c'è l'immagine delle lune, l'immagine delle stelle, l'immagine di qualsiasi cosa, degli uomini, delle donne, di tutti gli animali, di tutti là. Solo che si è rapportati solo ad alcune immagini fisse che sono le immagini principali, ma i tarocchi creano immagini secondarie. Facciamo un esempio di cui non si parla mai. Se io prendo, che ne so, per rimanere a prima, la ruota della fortuna, che è una ruota, e poi prendo, che ne so, il re di coppe, no? Li metto vicini, sì, significa che solitamente direbbero, attenzione, attenzione, direbbero, significa che a quest'uomo se è fortunato andrà male, se è sfortunato andrà bene, oppure che ha rovesci di fortuna o che la salute così così. E se significa che un uomo va in una macchina o cammina in una macchina, che un uomo anziano è in bicicletta o in una macchina o in un posto che lo fa muovere, e se poi abbiamo, che ne so, le stelle, e può significare, quindi crea delle immagini diverse. Abbiamo la ruota della fortuna, il re e le stelle. Allora, queste immagini messe insieme rappresentano un uomo in una macchina di sera. Arrivederci.